il mio pensiero è questo. Ovviamente l'emozione che suscita un'auto è molto soggettiva, che può venire dall'heritage che ha quell'auto, che ti ricorda l'auto che aveva tua mamma o che avevi tu quando eri giovane. Hanno dovuto prendere un qualcosa di vecchio e renderlo elettrico, non sapevano inventarsi qualcosa di nuovo. Molti dicono che le auto elettriche siano noiose, ma probabilmente questi molti non hanno mai guidato un'auto elettrica decente o non hanno proprio mai guidato un'auto elettrica. Secondo me è anonima, perché sono troppe. Ma sì, diventa anonima nel momento in cui ne vedi 1 miliardo per strada. Però, tutto sommato, Tesla non mi pare che sia un'auto che non regala emozioni. Anzi, a livello di prezzo forse è meglio metterci accanto una Plaid, Model S Plaid. Anche se stiamo parlando di un'auto limitata contro un'auto a produzione di massa. Buongiorno a tutti cari amici Detonauti, benvenuti in questo nuovo video nel quale andiamo ad analizzare una news che ci ha particolarmente sorpreso durante questa settimana e vogliamo parlare di Luca De Meo, nel frattempo che Marta aggiusta tutti i fili eccetera del suo microfono. Sì, ok, va bene. Che sta sbarellando. Quindi sì, perché leggi pure la notizia Ginger che è tutto sul tuo telefono. Abbiamo un'affermazione di Luca De Meo, evidentemente. Molto controversa, diciamo. Me l'hai girato qua su Telegram, immagino. L'ho trovato così al volo mentre preparavo le news della settimana. Sì, perché Luca De Meo su Motori Online c'è questa notizia e il titolo è, Luca De Meo, le auto Tesla non danno emozioni, meglio Renault 5 o Fiat 500. Andiamo a vedere poi effettivamente che cosa abbia detto. Qui si dice, tra virgolette, è fondamentale combattere la banalizzazione del concetto di automobile. Con la Fiat 500 ci sono riuscito, un modello che fu determinante per la salvezza di Fiat. Ho progettato oltre 150 auto, cercando sempre di infondere emozione in ciascuna di esse. Le persone non ricordano quale lavatrice possedevano 10 anni fa, ma ricordano con precisione quale auto guidavano e le chiamano persino per nome, le battezzano. Quando osservi una Fiat 500 o una Renault 5 capisci subito che c'è una passione, un'emozione dietro ad ogni modello, cosa che non si può dire delle Tesla, che sono auto anonime e monotone. In questo settore bisogna essere decisi. Molti affermano che le auto elettriche sono noiose. Guardate invece la nostra Renault 5 Turbo. È un'auto elettrica che con un semplice pulsante entra in modalità drift. È noiosa? La risposta è ovviamente no, e lo confermano anche i record di vendita della R5 Turbo elettrica. Salutiamo Luca De Meo. Se ci sta guardando lo invitiamo, possiamo anche parlarne qui di persona, secondo me. Sì, un confronto diretto sicuramente sarebbe farci interessante. Un podcast insieme, parlare di automotive. Potremmo pensarci, magari una cosa, allarghiamo i posti. Però secondo me il punto focale è che il signor De Meo, chiaramente di grandissima esperienza, su questo sicuramente non vogliamo sindacare assolutamente nulla, però diciamo che ha definito le Tesla noiose e monotone. E banali. Probabilmente perché le Tesla un po' si assomigliano negli interni, Model 3, Model Y, anche negli esterni, che Model Y è una parte, è il modello nuovo in realtà no, perché è tutto diverso, tutte le auto sono diverse, X è diversa da S e 3 è diversa da Y. Esatto, sono corsi separati. Vabbè, però forse lui fa riferimento al modelli vecchi e lì potremmo anche dargli una parte di ragione da quel punto di vista, almeno di design. Dicendo che la 3Y bianche sono un po' noiose, sì. Anche perché sono ovunque probabilmente. E il fatto che ce ne siano veramente tante, magari che se ne vedono in giro, anche perché Y è stata l'auto più venduta al mondo. Evidentemente è piaciuta. Evidentemente è piaciuta. Non è stata trovata troppo noiosa. anche secondo me. Poi la questione del prezzo probabilmente fa anche gola a tanti, anche perché è un'auto estremamente divertente da guidare. Trazione posteriore. Anche perché trazione posteriore è molto rigida. Stinca, e voglio vedere quali altre auto riescono a infondere sullo sterzo. Ha una scatola a sterzo che è da 911. Ecco, cioè voglio vedere. E quindi veramente non riesco a capire questa affermazione così pesante. Io una Renault 5 non l'ho guidata turbo
e quindi probabilmente manco la guiderò dopo che guarderà questo video. Ma c'è al momento? Però no, non credo che sia ancora nessuno l'abbia stata... ancora... Solo prenotate? Sì, Sì. l'hanno vendute tutte, mi pare, su carta, e sarà disponibile nel 2027 la macchina. Cioè stiamo parlando di auto vendute su carta ad una edizione limitata, 1900 qualcosa, Sì. 1980 qualcosa auto, che arriveranno tra 5, 6, 7, 8, 3 anni? 2 anni, 3 Probabilmente anni? sono state Entro vendute il così tante 2027, anche perché è un penso. modello di edizione Ok, limitata. quindi Certo. hanno diciamo venduto per la promessa delle prestazioni e per il disegno che ricorda quella vecchia. Sì, esatto. Diciamo che Renault 5 molto probabilmente fa Ha tanti muovere ricordi dentro qualcosa le nelle persone sì. perché Come magari la Lancia Delta che abbiamo qui. esatto, è un modello molto simile al modello vecchio. No? Beh, penso che il mio pensiero è questo. Ovviamente l'emozione che suscita un'auto è molto soggettiva, che può venire dall'heritage che ha quell'auto, che ti ricorda l'auto che aveva tua mamma o che avevi tu quando eri giovane, che può... Quindi diciamo che questa è una questione molto soggettiva. Se no compreremmo tutti le stesse auto e ci sarebbero tutte auto uguali, chiaramente. Però penso che quello che ha fatto Tesla con l'auto elettrica a 360 gradi sicuramente non sia banale, anzi. Probabilmente se non ci fosse Tesla oggi non ci sarebbe la Renault 5 elettrica. Probabile. Anche se Renault c'è da dire che con la Twingo aveva fatto un bel lavoro. Con la Zoe è un po' scesa secondo me di livello, adesso purtroppo sta utilizzando troppo le piattaforme che ha, a mio parere chiaramente. Sfrutta un po' le piattaforme. Però il fatto che poi faccia riferimento alla lavatrice quasi buttata lì, cioè una lavatrice di 10 anni fa, non ti Un po' ricordi? leggero come discorso Sì. forse. Sì, beh, ho letto anche, c'era anche una frase che diceva, perché per molti dicono che le auto elettriche siano noiose. Anche. Sì. Molti dicono che le auto elettriche siano noiose, ma probabilmente questi molti non hanno mai guidato un'auto elettrica decente o non hanno proprio mai guidato un'auto elettrica. E dall'altra parte, molto probabilmente, queste persone guidano un Apollo 1200, 85 cavalli. Mi trovo un po' contro l'affermazione di dire che la maggior parte delle persone si affezionano alla loro auto. Secondo me è vero per noi, cioè noi tre e voi che state guardando questo video. La maggior parte delle altre auto invece che vengono vendute, dico questa cosa basandomi anche su quanti anni ha in media attualmente il parco circolante, secondo me sono auto trattate come muletti, come carri, come se fossero un ciuchino con dietro il carro. E servono ad uno scopo. Quindi io non credo che la maggior parte delle auto venga comprata, utilizzata e concepita, vista come una roba che ti prende e ti porta lì. Esatto, anche secondo me. Pur io vedendola in modo completamente diverso, quindi non condivido, non capisco e non comprendo il ragionamento dell'affermazione che ha fatto, per il motivo che ho appena... Poi anche la questione del drift, il del pulsante tasto. drift, cioè alla fine Tesla ha la modalità drift dal Sì, da 2019, sì. quindi Che poi a te non possa piacere il design di Tesla, l'essenzialità di Tesla negli interni, va bene. certo. Cioè, non è che deve piacere a tutti, ci sta che tu ricerchi altro. Assolutamente. Sono anch'io il primo a dire che la Model 3 base bianca è brutta da vedere, perché a me non piace. Io la volevo bianca la mia Model 3, io la volevo Model 3 bianca con gli interni bianchi, però Come quella di Desio. mia moglie piaceva quella blu e ha voluto comprare quella blu. Secondo me è anonima, perché sono troppe. Ma sì, diventa anonima nel momento in cui ne vedi 1 miliardo per strada. Certo, sicuramente non è come vedere una Renault 5 gialla, Certo. però credo che quasi un po' vedendola come se fosse come possiamo dire, un corso naturale dell'evoluzione del parco circolante e delle eventuali immatricolazioni, probabilmente il numero di Renault 5 vendute corrisponde all'appeal che ha sulle persone.
e che quindi probabilmente c'è più voglia di nuovo, bello, interessante che di mi ricorda quella che avevo mio nonno. E quindi forse se fossi io a sviluppare un nuovo marchio, lavorerei più sulle novità che sui ricordi e le emozioni. Magari anche, nonostante posso capire che l'avere un valore dentro ad alcune persone sotto un punto di vista di ricordi e di emozioni possa essere molto interessante, credo non sia sufficiente ad oggi Sì. per costruire e Anzi. far stare in piedi una roba di auto. Anzi, andare a ricalcare qualcosa che è stato così iconico è anche pericoloso, perché chi l'ha avuta magari dice Non è non vero. è la stessa roba, ok? Anzi, si aspetta che sia che così. E quindi quando la vede dice come quando in tutti i talent fanno la cover della canzone più... Quasi banale. Capito? E dici, cavoli, questa canzone così intoccabile che se mi fai la cover di sicuro non è come quella lì. dei Coldplay. Esatto. Ok, quel discorso lì. Poi comunque ragazzi, se noi andiamo a vedere quello che vuole la gente vuole una R5 termica, punto. Perché se vai a vedere nei commenti, il 90% dei commenti dice bella, se fosse stata termica ne avrebbero vendute 1 miliardo. Mi è venuto in mente, Questo è quello che voglio. hai citato commenti, uno sotto, io ho fatto 2 video con la Renault 5 data da Carmeli, e chiaramente non è un video sponsorizzato da Carmeli, e un tipo mi ha scritto che è brutto vedere questa Renault 5 perché per lui significa che Renault non ce la fa più. Hanno dovuto prendere un qualcosa di vecchio e renderlo elettrico, non sapevano inventarsi qualcosa di nuovo. Quindi magari sotto il punto di vista che hai esposto tu, Marta, può essere vista anche in quel modo lì, il fare un'auto di questo tipo. Quando magari in realtà è una delle marche con più capitale che può andare a rivoluzionare in modo creativo e innovativo. Stesso discorso per la Renault 4 e la Twingo, che tra l'altro io trovo molto carina. La Twingo io sì, la trovo molto carina. Sì. Decisamente. Sì. È praticamente uguale a quella vecchia, praticamente uguale. Sì. Sembra quasi che hanno preso la Twingo vecchia, l'hanno messa sotto intelligenza artificiale, L'hanno fumettata un l'hanno po'. fumettata e hanno tirato fuori Sì. molto figa, tra Sì, l'altro sì, mi piace tantissimo la nuova Twingo. Spero che effettivamente poi all dal concept arriveranno Certo. alla versione finale così, perché è veramente bella, è veramente bella. Però, tutto sommato, Tesla non mi pare che sia un'auto che non regala emozioni. Soprattutto non rivoluzionaria e quindi il contrario di banale. Cioè, ovviamente non stiamo confrontando una Model 3 Performance No, stiamo analizzando con l'esclamazione. una Renault 5 normale. Stiamo analizzando ciò che è i due stato modelli, detto. Ciò che è stato detto. i due modelli, perché chiaramente se mi vai a prendere una Model 3 standard range, magari in confronto ad una Renault 5 R3 Turbo, come si chiama? Turbo 3. Turbo 3 è un'altra roba, cioè, chiaramente ci devi mettere accanto una Model 3 Performance, Certo. anzi Che se stiamo parlando- a livello di prezzo forse è meglio metterci accanto una Plaid, Sì. Model Sì. S Plaid. Anche se stiamo parlando di un'auto Però- limitata contro un'auto a produzione di massa. Esatto, anche lì è molto diverso, cioè E una che esiste dal 2012, l'altra che non esiste. secondo me non era il caso di andare così, non era il caso, non era il caso di fare quel genere di affermazione. No, tra l'altro, raga, mi avete sbloccato il ricordo. Io sono cresciuta su una Twingo, la prima Twingo di mia zia, perché andavo sempre in giro con mia zia da piccola, ascoltavamo Cesare Cremonini e aveva questi interni, mi ricordo, rossi. 5 anni fa. Questi interni rossi che sembravano quasi di velluto, e tra l'altro mia zia fumava e quindi erano pieni Classico. di... Mamma Classico, mia, sì, sì. Di pazzesco. bruciacchiature. Sì. Li strizzavi, Sì, tipo sì, sì. anche usciva la nicotina. Pazzesco, quell'auto lì ti giuro, pazzesca. Comunque, Vabbè, comunque, dai, è stato abbastanza intenso. Parlando di Renault, bei ricordi, dai. Parlando di Renault, Ci bei sono ricordi. arrivati dei bei ricordi a Bei momento. ricordi.
Se vi è piaciuto questo video lasciate un like Se ne volete altri. taggate Luca De Meo. Noi ci rivediamo forse Luca, ti aspettiamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto.